Andiamo, cominciamo? E questo sarà il secondo video dedicato ai nuovi contrast e ai nuovi shade della Citadel. Oggi andremo a vedere i rossi e i gialli, solo che da me non è fuoco, quindi li devi prendere te. Ciao a tutti e bentornati su Pit Art Miniature. Io sono Elisa Io sono Fabrizio. e questo sarà il secondo video dedicato ai nuovi contrast e ai nuovi shade della Citadel. Ma prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e venirci a trovare su Instagram. Se notate qualcosa di diverso nell'ambientazione è grazie a Alessandro Cova, amico, collega e youtuber, che si occupa di recensioni di prodotti smart home. Nello specifico ci ha dato la possibilità di provare 2 lampade della Cuvée che intravedete nell'illuminazione alle nostre spalle. Grazie Ale. Grazie. Se volete maggiori informazioni lasceremo in descrizione il link al suo canale dove troverete un sacco di recensioni su tutti i prodotti smart esistenti al mondo praticamente. Ma cominciamo e ringraziamo nuovamente Ars Manufactoria per averci concesso di testare questi nuovi contrast e questi nuovi shade. Ovviamente vi lasceremo in descrizione i link a tutti i prodotti sia in preordine che già presenti sul sito che potete appunto trovare sul loro store online. Andiamo, cominciamo? Oggi andremo a vedere i rossi e i gialli, solo che da me non è fuoco, quindi li devi prendere te. Beh, l'altra volta abbiamo visto i blu e gli azzurri, stavolta tonalità calde, rossi e gialli. Andiamo? Forza adesso. Tu ne tieni uno e tengo l'altro. Grazie. Ok. Games Workshop presenta 32 nuovi colori Citadel, di cui 25 contrast e 7 shade. Anche in questo caso applichiamo come primer il White Scar, il cui colore e la cui finitura si prestano per l'applicazione dei contrast. Come sempre vi consiglio di stendere il colore prima su un foglio di carta bianco, in modo da capirne esattamente la tonalità. E di utilizzare dei pennelli di seconda mano ma a punta morbida. Cominciamo con 2 rossi molto intensi, il Sigvald Burgundy e il Doomfire Magenta. È già chiaro dalla boccetta che Sigvald sarà sicuramente un colore molto scuro e molto intenso. Come per il video precedente prendo uno Space Marine su cui applicherò le 2 tonalità di rosso. Come avevo già notato per i blu, anche questo colore molto scuro è un po' più difficile da applicare rispetto ai colori più chiari. Rimane comunque una tonalità molto interessante, sembra un color prugna o un color vinaccio. Una volta asciutto presenta qualche imperfezione, forse perché ho un po' esagerato con la quantità di colore. Applico accanto il Doomfire Magenta, che è nettamente differente, molto più vivido e molto più saturo, e si stende anche con maggiore facilità. Una cosa che ho notato di questi contrast è che non sono proprio così contrast, il colore rimane un pochino piatto, forse il problema si potrebbe ovviare diluendoli leggermente. La differenza tra i due è ovviamente evidente, uno più color prugna, l'altro un magenta molto intenso tendente al rosa. Continuiamo con il Ball Red e il Magma Drop Flame, un bel rosso e un arancio bello intenso. Il Ball Red si stende molto bene, non presenta al suo interno delle tonalità fredde, è un rosso molto acceso e molto caldo e molto vivido. Tra tutti forse quello più adatto a uno Space Marine, un Blood Angels. Una volta asciutto anche qui però noto il poco contrasto di colore, rimane sempre un po' piatto. Passiamo ad una tonalità più calda, il Magma Drop Flame. Flame per cui fiamme, e in effetti questa tonalità si avvicina molto al colore del fuoco. Anche questo colore si stende molto bene. Una cosa che vi ho già consigliato in precedenza: quando applicate i contrast selezionate una zona per volta e concentratevi su quella, perché il rischio è quello di creare aloni e macchie indesiderate.
Ovviamente queste due tonalità sono differenti, però si sposano secondo me molto bene assieme. Hanno più o meno lo stesso grado di luminosità. E ora passiamo ai gialli, Imperial Fist e Bad Moon Yellow. Partiamo dall'Imperial Fist e questa volta lo andremo a stendere su una miniatura di Warhammer Age of Sigmar. Vi anticipo già che nonostante questi colori sembrino differenti in boccetta, in realtà una volta applicati la differenza è scarsa. Una cosa che avevo già notato applicandoli sul foglio di carta. Io trovo maggiore facilità nella stesura dei contrast di colore più chiaro, forse perché sono meno evidenti alle imperfezioni, cosa che invece nei colori più scuri emergono. Ed ora il Bad Moon Yellow. Nonostante la prima impressione nell'applicarlo è che sia leggermente più freddo rispetto al fratello, in realtà una volta asciutto la differenza non è così evidente. Sì, è un po' più giallo limone, un giallo più freddo, mentre l'Imperial Fist è forse leggermente più caldo, ma la differenza, se devo dire, non è eccessiva, non è chiara. E ora l'ultimo, l'Iron Juice Yellow. Si dice così? Ho deciso di paragonarlo sempre all'Imperial Fist. Anche qui, una volta che comincio a stenderlo, sembra leggermente più verdastro. Ma una volta asciutto è ancora più simile al giallo che abbiamo già utilizzato, cosa che in boccetta non sembrerebbe proprio per niente. Sembra quasi di aver applicato lo stesso colore su tutta la miniatura, ma giuro, non è così. Bene, una volta finito di confrontare questi nuovi 7 contrast, coloro, come nel video precedente, una miniatura utilizzando solo ed esclusivamente questi nuovi contrast Citadel. Ho deciso di dipingere un Blood Angel. Mi concentro prima su tutte le zone in ombra. Poi ho deciso di creare un rosso forse più adatto a un Blood Angel, mixando in quantità leggermente differenti il Ball Red e il Sigvald. Devo dire che la tonalità che ho creato è molto interessante, anche se sì, anche qui lo ammetto, avrei dovuto diluirlo leggermente. Beh, concludiamo questa miniatura e vediamo il risultato finale. Se siete arrivati alla fine del video, noi vi ringraziamo come sempre. Vi ricordiamo di iscrivervi al canale perché senza di voi non avrebbe senso continuare a registrare. Sì, è un po' come fare un monologo. Praticamente. Infatti noi ci riguardiamo sempre. Cioè, noi ce li guardiamo i Sì, nostri sì. video, spero che piacciono anche a voi. Bene, grazie ragazzi, grazie ad Alessandro per le lampade smart e ringraziamo ancora Ars Manufactorea per averci fornito tutto il materiale necessario per la realizzazione di questo video. Grazie a tutti, ci vediamo al prossimo. A breve video. Ciao. Ciao.